Bentornati a tutti carissimi utenti. Allora, oggi parleremo nuovamente di RAM, di memoria RAM. Torneremo su questo argomento, quindi un classico componente hardware dei nostri sia PC desktop fissi, quindi le classiche torri, che un pezzo insomma hardware dei notebook. Si troverà anche nei cellulari, però a noi interessa oggi parlare proprio delle RAM dei notebook, quando riguarda i notebook e per quanto riguarda i PC desktop. Però perché? Non parleremo di che cosa serve la RAM, che cos'è, eccetera, eccetera, che già ho fatto dei video precedentemente, ma parleremo e daremo risposta ad alcune domande che fanno spesso sia utenti qua su YouTube che miei clienti. Allora, sfaceremo un pochettino questo mito, il mito della RAM, cioè di avere un computer e pensare a un computer che abbia chissà quanta RAM sia più prestante rispetto a un computer che abbia una RAM base, quindi da 8 giga, insomma da 4 giga, quello che sia. Molti clienti o molti utenti mi domandano così dal nulla che per velocizzare un computer loro subito partono con la RAM, quindi pensano che raddoppiando la RAM, quindi magari già entra un computer anche da me in laboratorio stesso che ha già 8 giga di RAM, loro pensano a velocizzarlo così, mettendo e chiedendomi di aggiungere un altro banco. Figuriamoci io da tecnico se qualsiasi tecnico si rifiuterebbe di guadagnare e mettere magari un altro banco di RAM, soprattutto facendo il lavoro in un computer portatile, quindi un notebook, e il notebook sapete tutti ormai che non c'è più la feritoia delle RAM, quindi bisogna, per cambiare, sostituire o fare un upgrade di qualsiasi componente hardware all'interno, bisogna disassemblarlo. Quindi in questo caso anche il tecnico stesso che deve fare un upgrade di RAM, raddoppiarla in un notebook, vi chiederà una determinata cifra, cosa che invece viene fatto in maniera molto più, non dico economica, ma molto più semplice, quello sicuro, in un PC desktop, perché basta svitare le due viti del pannello e andare a incassare, se c'è lo spazio nella scheda madre, un altro banco di RAM. Ma io molte volte proprio, dicendo anche ahimè per me, rifiuto proprio di guadagnare, perché rifiuto proprio raddoppiare la RAM. Ma questo perché? Perché il fatto di raddoppiare le RAM così senza motivo non ha completamente senso, soprattutto praticamente se il computer praticamente non ha un difetto proprio di RAM, cioè non ha bisogno di quella RAM, non richiede proprio il raddoppio della RAM. Quindi per intendersi già mi entra un computer che è di suo veloce, di suo, quindi parliamo proprio all'origine, quindi che è un buon computer, che abbia un buon processore, che abbia già un SSD, che monta 8 giga di RAM, e che il cliente fa un determinato lavoro e mi chiede questo raddoppio, ovviamente io non lo faccio quasi mai. Poi se proprio si mette in testa di avere raddoppiata la RAM, ovviamente faccio il lavoro, però dicendogli direttamente di non aspettarsi nulla o di non aspettarsi chissà quale velocità in più rispetto a prima, perché non è così. Quindi dobbiamo sfatare il mito che raddoppiare la RAM faccia velocizzare in maniera impressionante il nostro computer desktop. In alcuni casi invece sì, quindi non è sempre che la RAM velocizza i computer. Quindi capiamo bene, e questo video servirà a capire questo, quando serve raddoppiare la RAM oppure aggiungere un altro banco di RAM, oppure direttamente non fare nulla perché non cambierà nulla. Intanto dobbiamo andare a capire dove dobbiamo andare ad aggiungere questa RAM, quindi l'upgrade in quale tipo di hardware viene fatto, quindi qua non c'è nessuna differenza fra notebook e fisso, parliamo in generale di computer. Se per esempio abbiamo un computer che già è prestante di suo, quindi che abbia anche un i3 stesso, quindi non partiamo subito di i5, i7, partiamo anche per esempio dallo stesso i3 che è della classe I, è insomma quello più basilare, però che già è prestante. Quindi se noi già veniamo da un i3, figuriamoci da un i5, da un i7, che già montano comunque 8 giga di RAM, perché comunque il banco minimo che tutt'oggi si trova sarà da 8 giga, è difficile trovare computer ormai da 4 giga, perché appunto 4 giga con i programmi che ci sono ora in giro nel 2024, anche qualche anno addietro, insomma non andava già bene i 4 giga, quindi per questo non troverete computer da 4 giga più. Ecco, in quel caso magari possiamo optare di andare a raddoppiare da 4, passarla a 8 se il computer, ovviamente la scheda madre lo prevede. Quindi in questo caso su macchine datate dobbiamo anche andare a vedere i modelli di processore, perché se abbiamo comunque un modello che vi posso dire un Intel Celeron, parlando della serie Intel per esempio, un Intel Celeron o anche un AM2, quindi parlando di AMD, quindi vecchi processori,
Ebbene là abbiamo processori che proprio sono basilari, quindi possiamo mettere noi anche 8-16 giga che già non li leggerà perché non sarà mai supportata, però possiamo andare a inserire tutta la RAM che vogliamo, la velocità rimarrà quasi sempre la stessa, quindi comunque ci deve essere un buon compromesso fra il processore, magari poi spendiamo soldi proprio per una RAM e teniamo invece l'hard disk meccanico, quindi ecco che qui si intersecano tanti fattori hardware, non si interseca solo la nostra mente che dice sai voglio raddoppiare, aumentare la RAM e il computer andrà velocissimo. Non è così, bisogna avere un pacchetto hardware all'interno del computer comunque che prevede comunque che l'aumento della RAM sia insomma direttamente proporzionale, quindi dobbiamo essere il computer deve essere aiutato, la RAM deve essere aiutata comunque da altri fattori, per esempio la CPU o per esempio lo stesso hard disk, che non deve essere più un hard disk meccanico ma deve essere almeno un solido, quindi il classico SSD, ancora meglio un M2. Quindi potete raddoppiare, pensare di raddoppiare, aggiungere, incrementare le vostre RAM comunque su computer che sono abbastanza prestanti, ma ciò non basta. Dovete capire bene che comunque questa RAM la dovete voi sfruttare, quindi se voi fate un utilizzo normale del computer, che vi posso dire, andate su internet, andate su Word, ogni tanto scrivete qualche letterina, andate sull'Excel e fate qualche grafico, andate su Access, create dei database, quindi fate comunque un utilizzo veramente blando, basilare del computer, allora anche già gli 8 stesso, ma anche i 4, voglio esagerare, giga di RAM non li sfrutterete mai, quindi non li utilizzerete mai. Se voi per esempio vi installate qualche programmino che vi dà proprio l'utilizzo della RAM, quindi se la RAM viene subero o non viene subero, quindi capite bene quanta RAM mentre lavorate a programmi aperti state sfruttando, voi vedete che quella RAM non la sfrutterete mai se fate questo tipo di lavoro, quindi è impensabile andare ad aggiungere una RAM perché sono soldi completamente spesi inutilmente, quindi è una cifra che voi andate a gettare completamente, perché se già non utilizzate quei 4 o quei 8 giga di RAM o 6 giga, se per esempio avete due banchi, uno da 4 e uno da 2, non li utilizzate, lo potete constatare voi, non perché ve lo dico io, lo potete constatare voi a programma, quindi vedete quanto se ne va il computer in esubero di RAM. In questo caso è inutile andare a pensare di raddoppiare, perché se già non utilizzate 6 giga di RAM, 8 giga di RAM, se ne aggiungete altri 8 giga, tanto per dire, ho il computer da 16 giga, come lo sfruttate 8 giga, non ne sfrutterete a maggior ragione 16. Quindi in questo caso vedete pure a che vi serve il computer come utilizzo. Se per esempio invece l'utilizzo è diverso, è un utilizzo massiccio, e per massiccio intendo fate grafica, ma è una grafica seria, quindi siete architetti, geometri, avete bisogno di utilizzare il Color Draw, avete bisogno di editare video, fare dei montaggi, fare dei post produzione, quindi per esempio come noi che siamo dei creator digitali, quindi abbiamo bisogno di fare il lavoro di riprendere, magari alcune volte andiamo a utilizzare delle camere esterne, li colleghiamo a modi webcam direttamente al computer, quindi là abbiamo bisogno un po' di più di RAM, che il computer sia fluido, sia sempre veloce, disponibile, prestante, e quindi facciamo tutta la post produzione, utilizziamo Photoshop magari per abbellire qualche fotografia, soprattutto in post produzione facciamo la classica color correction, per esempio per dare dei video un tocco diciamo maggiore, più di impatto, facciamo un grade, insomma facciamo tutto quello che vuole, quindi l'utilizzo già massiccio è questo che si deve fare col computer, quindi programmi che richiedono veramente già di base un tot di giga di RAM, allora sì, accompagnati da un processore, perché è impensabile andare a montare un Intel Pentium o un Intel Celeron, chi fa questo tipo di lavoro, quindi chi già viene da questo lavoro massiccio, quindi che non sto più a ripetere con quali programmi deve lavorare un utente che lavora in maniera massiccia col suo PC, ovviamente andrà minimo sicuramente ad utilizzare nel computer un i5 per poi passare all'i7, all'i9 o anche di più chi ha soldi per permettersi un altro tipo di CPU. Quindi in questo caso lì sì, lì possiamo aumentare la RAM e la RAM ci viene in soccorso, perché giustamente se facciamo sempre attraverso un software un controllo delle nostre RAM, appena noi andiamo a utilizzare almeno un programma o anche questi programmi più intersecati fra di loro, quindi più programmi aperti, vediamo bene che la RAM in questo caso ci aiuta a averne quel banco in più oppure proprio il doppio del RAM, quindi chi ha 8 giga magari passarla a 16 giga,
sempre rispettando i parametri precisi, quindi DDR4, DDR5 e così via, magari prenderla con un bel tot di megahertz. Quindi in questo caso si consiglia effettivamente il raddoppio oppure un upgrade della RAM, perché lì viene in soccorso veramente per quanto concerne tutto il lavoro che facciamo in maniera massiccia con il nostro computer. Quindi, riassumendo proprio in 30 secondi quello che abbiamo appena detto nel video per non confonderci, quindi l'aggiunta di una nuova RAM non è per tutti, soprattutto non è consigliata a tutti, è sconsigliata solo perché non dovete gettare soldi inutili. Vedete, se con dei programmi particolari che potete recapitare su Google andate in esubero di RAM, potete pensare, sempre in accoppiata all'hardware, se ne vale la pena, di aggiungere la RAM, fare un upgrade oppure direttamente raddoppiarla. Se no, rimanete così per come siete, perché è inutile andare a spendere soldi inutili. La RAM la deve aumentare, fare l'upgrade e raddoppiarla, che effettivamente viene da un hardware veramente possente, quindi i 5, i 7, i 9, eccetera, eccetera, o anche AMD Ryzen, oppure direttamente quindi andare a raddoppiare, insomma, aumentare chi utilizza programmi veramente, veramente possenti, quindi non per giocare, fra virgolette, con il computer, ma giocare intendo non giocare con i gamer devono avere abbastanza RAM perché lì l'esubero è veramente alto. Giochicchiare intendo io se ci scriviamo qualche lettera Word, se facciamo qualche grafico, quindi utilizzo di maniera basilare del nostro PC. Un'altra cosa davvero importante, se proprio volete spendere questi soldi, non gettate i soldi nella RAM, piuttosto se venite da un hard disk meccanico e lì la velocità vi assicuro che aumenterà, quindi il computer vi diventerà molto più pressante rispetto a prima, ovviamente software permettendo. Se il software è pieno di virus, malware, programmi craccati, inutili, fissati, non risolverete niente, potete navigare anche con 32 giga di RAM, ma il computer andrà sempre lento perché il problema sta alla base dell'utilizzo del vostro sistema operativo. Quindi, presupponendo che fate un utilizzo perfetto, preciso, immacolato del vostro sistema operativo come si deve fare, con software originali e così via, almeno gratuito, open source, quindi che non richiedono l'utilizzo di crack, patch, fix, eccetera, eccetera, potete praticamente andare a sostituire l'hard disk, quindi togliere l'hard disk se venite da un hard disk meccanico e mettere, come vi ho detto poc'anzi, o un solido, quindi un SSD, o ancora meglio, se la vostra scheda madre ve lo permette, un M2. E lì, signori miei, vedete effettivamente che la velocità cambia da così a così. Quindi che dirvi, vedete le vostre RAM, controllate tutto se andate in esubero di RAM, dopodiché se dovete spendere proprio qualche soldino fate questo cambio se già ovviamente non avete un SSD montato o almeno un M2 montato. Alla prossima, ciao a tutti!